Ciao a tutti, oggi parliamo di un altro prodotto della Wander Tactical, detto all'italiana, una nota ditta italiana con produzioni artigianali, semi-artigianali, che ha prodotto alcuni folder. Allora, questo è il modello Hurricane prima versione, chiamiamola così, lama in D2 e guancette in alluminio, mentre questa è l'ultima versione appena uscita da qualche mese, e questa però è la versione Mistral, perché la lama, come vedete, è differente, con le cartelle in titanio invece che in acciaio e le guancette in micarta. Eccoli qua. Allora parliamo di questi folder. Allora, innanzitutto, questi sono tra i pochi folder a livello mondiale che possono sostituire un coltello a lama fissa. Oltre alla, voglio dire, molto resistente, il primo, vedete, aveva questo problema che il flipper è molto duro, proprio perché questa specie di axis lock inverso, che è molto funzionale, è però leggermente duro, mentre nella versione più recente, è molto più morbido, addirittura si riesce ad aprire con un colpo solo. Hanno ammorbidito un po' le molle nelle cartelle. Questo tipo di chiusura i Wanders la chiamano Rockers Arm. La Rockers Arm impedisce alla lama di muoversi sotto qualsiasi stress funzionale, per cui già di per sé il coltello, una volta aperto, ha una forte resistenza a qualsiasi impatto e tentativo di chiusura. Inoltre ha questo pernino che io per comodità adesso ho fissato lì, che va avvitato all'interno di questo foro, bloccando la lama e rendendola un vero e proprio fisso in caso di bisogno. Però io ho fatto batoning senza mettere il perno e il folder non ha subito nessun problema.
La lama di entrambi i modelli è in D2, temperato a 59, grosso modo tra i 59 e i 61 HRC. Lo spessore è di 5 mm per entrambe le versioni. La lunghezza da chiuso, allora vediamo, la lunghezza da chiuso è di 12 cm, la lunghezza totale d'aperto è di 210 mm, quindi 21 cm, e la lama è di 9 cm, 90 mm. Il peso, i pesi sono diversi, questo sono 150 grammi, la versione nuova è molto più leggera e la si percepisce in mano, sono 150 grammi, mentre questo è circa 190-195 grammi, per cui diciamo che c'è una differenza di una quindicina di grammi, grosso modo, tra l'uno e l'altro. La lama dell'Hurricane è coperta da un black cerocote, cioè da una copertura nera, mentre questa ha una lavorazione brunita. Copertura nera, siccome io li utilizzo, e vedrete anche come, piano piano se n'è andata, quindi ho dato una passata con una carta abrasiva da 1000 sottile e l'ho resa così, che a me piace anche di più, dà quella sensazione di coltello vissuto, utilizzato. Entrambi hanno il foro dove va avvitato il perno, questo perno qua, vedete che è una vite, per renderli dei veri e propri fissi, veri e propri coltelli fissi. Si impugnano molto bene. Parliamo adesso dei difetti, perché hanno qualche difetto. Io l'ho già segnalato ai produttori, e in quello in alluminio il difetto è un po' meno. Potete notare, diciamo così, qua a livello di queste zigrignature che dovrebbero aiutare. In realtà, quando voi premete per aprire il flip e sbattete su queste qua, se non avete i guanti vi ledono il polpastrello, perché gli angoli sono molto prominenti, sono molto acuti. Anche lo stesso dicasi per qua, e lo stesso, anche se in modo inferiore, per le scanalature delle cartelle in alluminio. Io anche qua ho passato una carta vetrata fine da 1000 e ho addolcito le spigolature, così che quando batto così col pollice, il pollice non gratta più, e anche nel tenerlo, sia qua sotto che qua, che gli spigoli non feriscono la mano, perché se si utilizzano coi guanti non c'è nessun problema, ma soprattutto nel periodo estivo ci si può ferire la mano utilizzandola un pochino. Più che ferire, vengono delle vesciche, si irrita la pelle quando si forza per lavorare. Si impugnano molto bene, sia in maniera normale che in maniera reverse. Lo stesso dicasi, anzi, con la micarta, se anche qua la parte, diciamo, cartelle, essendo in titanio, è più leggera e quindi dà una sensazione di maggiore efficacia, però la parte in micarta è addirittura più spigolosa e più acuta. Quindi anche qua, con una carta vetrata da 1000 ho arrotondato queste spigolature. Si impugna anche questo, sia in una maniera che nell'altra. Direi che tra le due lame
sebbene a me non piace tanto la lama tanto, vedete che a questa addirittura l'ho un po' arrotondata nell'affilarlo. Questa inizialmente è uscita di fabbrica, lavora meglio sia nel legno che per l'utilizzo sui cibi, perché nonostante sembrano dei coltelli goffi, pesanti, come vi faccio vedere adesso, possiamo utilizzarli tranquillamente, vediamo che ci metta a fuoco, tranquillamente anche, vedete, possiamo pelare il nostro kiwi maturo e quindi tenderebbe a schiacciarsi, invece noi lo peliamo con tranquillità, quindi si utilizzano bene anche sul cibo entrambi. Proviamo anche questo. Quindi sia cibo che legno sono degli ottimi folder. Sono dei folder un po' impegnativi per chi non ama avere cose un pochino pesanti nella tasca, però sono dei folder che possono sostituire tranquillamente un coltello fisso, e quindi avere in tasca uno di questi si può affrontare qualsiasi situazione, sia essa una situazione di C giornaliera, sia essa una situazione di sopravvivenza o di bushcraft. Li consiglio? Li consiglio, a patto che li usate coi guanti o facciate la stessa modifica che ho fatto io per poterli utilizzare tranquillamente anche senza guanti. Non ho delle mani da signorina, però vi assicuro che questi angoli vivi nell'utilizzo, se li usate un quarto d'ora, 20 minuti a lavorare il legno, si iniziano a segnare le mani. Eccoli qua, questo sopra è l'Harican prima versione, questa sotto è il Mistral seconda versione. Wonder Tactical. I folder della Wonder Tactical vengono venduti in questa confezione plastica a vite, dove si svita, dentro troviamo il folder, un sacchettino col pernino e la licenza diciamo così, la garanzia a vita della Wonder Tactical o della Wonder Tactical, a secondo della pronuncia italiana o anglofona. A tutti un saluto, alla prossima da Ermanno.